Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Toro, tendenze energetiche predestinate per il mese di settembre 2024. La ruota della fortuna, ragazzi. So che non è caduta, ma stava per cadere e comunque sono contenta di averla estratta. La ruota della fortuna parla di cambi, normalmente sono cambi positivi, anche piuttosto inattesi, devo dire. Ehm, diciamo che è un 10, quindi è come se ci fosse la chiusura di un capitolo per iniziare un nuovo capitolo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di approfondimento sulle figure reali dei tarocchi che è in programmazione per il 21 di settembre. Comunque trovate tutti i link sotto e se volete più informazioni mi potete contattare via mail. Allora, andiamo un po' a vedere le energie di tutto il mese di settembre. Abbiamo un 2 di bastoni, abbiamo la giustizia, l'eremita, la morte, un 2 di spade, abbiamo il diavolo, un 6 di pentacoli e un asso di denari. Bene ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, così cerco di darvi dei messaggi, diciamo spot, e, e dopodiché andiamo a vedere caso per caso, quindi per i single, per le relazioni più o meno, lavoro, occupati, disoccupati, andiamo a vedere un po' tutto il panorama. Allora, partiamo da questo 2 di bastoni. Ho come l'idea che dobbiate fare una scelta, siate in procinto di fare una scelta. Potrebbe essere il tema di un nuovo tipo di progetto, di solito è una carta di progettualità che guarda ad un futuro piuttosto lontano. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, perché poi vedo anche la giustizia, un eremita che in questo mazzo è comunque disegnato con una barca, quindi ho come l'idea che potrebbe esserci un qualche cosa. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Nove di pentacoli per qualcuno potrebbe essere il mettersi in proprio e mondo. È come se ci fosse la voglia di andare oltre, ripeto, per qualcuno si tratta di diventare indipendenti, di diventare, scusate, lavoratori autonomi, per altri proprio si tratta della propria indipendenza, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista caratteriale. Ho come l'idea che qualcuno se ne voglia andare lontano, stia progettando di andare lontano, di muoversi da dov'è. Andiamo a vedere la giustizia.
Allora abbiamo un fante di coppe e un 4 di bastoni. Guardate, promette molto bene, anche perché anche qui avete un 6 di pentacoli. Potrebbero esserci dei nuovi accordi, dei nuovi anche proprio contratti, scambi commerciali. Tenete presente, voi fate conto che questa è la parte affettiva e questa è la parte, diciamo, materiale. Quindi ce l'avete dalla parte affettiva, dopo andiamo a vedere meglio. Andiamo a vedere l'eremita. Allora abbiamo un appeso, qui di nuovo una carta che mi parla di persone che vogliono stare sole, che hanno bisogno di isolarsi, che stanno per conto proprio. E re di spade. Io credo che qui sì, vi prenderete come un periodo, un tempo, un momento, diciamo per fare un nuovo piano. Andiamo a vedere, magari proprio riferito a questo due di bastoni, andiamo a vedere la morte. Sole e Cavaliere di Pentacoli. Guardate ragazzi, ho come la sensazione che qualche cosa andrà rinnovandosi, cambiando, perché la morte mi parla della rottura di vecchi schemi, però poi qui abbiamo come una carta, e parla anche di nuovi inizi, e qui abbiamo una carta di espansione, di qualcuno che... il sole mi parla appunto di espansione, di crescita, di prosperità, quindi come se ci fosse una sorta di rinascita, magari lenta. Andiamo a vedere il 2 di spade. 9 di bastoni e Cavaliere di spade. Voglio andare a vedere anche il diavolo. Abbiamo un 8 di bastoni, la temperanza, un re di coppe e il giudizio. Ma ragazzi, per qualcuno si tratta di un cambio lavoro. Ho come la sensazione che, ripeto, non siate magari troppo contenti del posto dove siete e state progettando un nuovo inizio lontano da dove siete attualmente. Vi dico che la stesa finisce con un asso di pentacoli, qui avete la ruota della fortuna, quindi anche il mondo parla di cambiamenti abbastanza radicali. Quindi ho proprio l'idea che ci sia un nuovo tipo di inizio, da un punto di vista pratico proprio. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Carro. E 6 di spade. Due carte che mi parlano di spostamenti, di viaggi, di allontanarsi da qualcosa. Il carro è anche una carta di scelta. Credo che qui abbiate bisogno di capire o con chi creare collaborazioni eque. Come si dice? Mi sono incastrata con l'italiano. Paritarie. Allora, può essere o il fatto di quanto date e a chi, oppure quanto tempo date a voi per voi. Cioè, può essere sia una cosa che riguarda il tempo da dover imparare a gestire, dare meno agli altri e di più a voi, ehm, oppure una questione di risorse, di... Più che tutto lo sento come tempo, però, sinceramente.
Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Allora abbiamo la forza e un 7 di bastoni. E qui sento come una sorta di andare avanti. In realtà l'asso di denari parla di un nuovo inizio concreto, è quel seme che si mette che può effettivamente radicare. E con tutte queste carte di chiusura, di cambi, io ho la sensazione che inizierà proprio un nuovo capitolo a settembre per voi. Allora, partiamo dall'amore, andiamo a vedere i single. Dunque, qui si tratta di passare, io vi dico se in questo caso, diciamo così, avete qualcuno in testa, si tratta di passare da single a non single. E se per caso non conoscete nessuno, io ho come la sensazione che potrebbero cambiare radicalmente, anche molto velocemente, le cose a settembre. C'è una persona che potreste conoscere. Devo dire che potrebbe non essere proprio così vicina a voi, o come cultura o come distanza fisica, però devo dire che sento che potrebbe nascere una relazione con rispetto, equilibrata, come vi posso spiegare. Vi dico anche una cosa, che potrebbe essere un'anima compagna, diciamo così, mm? Per non farvi partire subito per la tangente con le anime gemelle, anche perché ho un paio di riferimenti, non di più. Quindi, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, ragazzi, devo dire che la relazione passerà alla fase successiva. Ci sarà come una regolarizzazione. Con la carta della giustizia, vi dico, e anche il fante di coppe, io sento che qui potrebbe esserci o una proposta di convivenza o una proposta di condividere qualche cosa in più. Tenete presente che c'è la giustizia e il quadro di bastoni. È vero che la giustizia parla di contratti, ma lo sento più un contratto legato a una casa, per quello che vi parlo di convivenza piuttosto che di matrimonio, anche perché qui carte di matrimonio non ne ho. Quindi, ragazzi, è più una convivenza, un creare qualche cosa insieme, potrebbe essere anche semplicemente un viaggio, affittare una seconda casa insieme, una cosa per lo stile. Però tutto sommato devo dire che il mese va bene, cioè nel senso sento che comunque c'è entusiasmo, c'è voglia di festeggiare, c'è voglia di stare insieme, quindi mi sembra, insomma, che vada piuttosto bene. Ehm, per chi è in una relazione un po' strana, ho come l'idea che le cose miglioreranno nel mese di settembre. Mm? Se dovessimo parlare di persone che sono intorno a voi, ecco, io qui ho come la sensazione che taglierete dei ponti, taglierete come delle amicizie che magari non sono più così tanto in linea con voi come lo sono state fino ad adesso. E c'è come una sorta di rigenerazione. Il fatto che vogliate andarvene lontano la sento un po' sotto tutti gli aspetti. Forse l'amore è la parte più benedetta in questa stesa, mi pare. Adesso andiamo a vedere poi anche dalle altre parti, però. E quindi ho come la sensazione che abbiate proprio questa voglia di isolarvi, di stare per conto vostro, di allontanarvi, di pensare a voi, di pensare ai nuovi progetti, al rigenerarsi, a come espandersi, come lavorare sul bambino interiore. Ho come l'idea che ci sia voglia di un rinnovamento e ci sia anche bisogno di farlo da soli, senza stare a sentire quello che dicono gli altri. Soprattutto se dovete effettuare una scelta, ragazzi, e qui col carro potrebbe essere anche una scelta giusta per voi, fatela con la vostra testa. Ok, allora, per quello che riguarda invece il lavoro,
Allora ragazzi, io qua ho la sensazione che qualcuno stia in una situazione lavorativa che non piace, per dovere, per necessità, per X motivi. Però ho anche la sensazione che questo sarà una sorta di, come vi dico, trampolino di lancio per questo nuovo progetto che voi avete in testa, per questa voglia di indipendenza, che sia per la partita IVA, che sia, non lo so, fare un qualche cosa da soli. Io ho come la sensazione che abbiate bisogno di sperimentarvi e che settembre sia terreno fertile per questo nuovo inizio, insomma. Se parliamo, allora, di lavoratori dipendenti, come vi ho detto, come la sensazione che stiate lì un po' per dovere, più che perché vi piaccia. Sento che siete stanchi, magari non siete neanche ancora riusciti a farvi le ferie, vi auguro di farle presto, o comunque potrebbe essere utile prendervi dei piccoli stacchi, tipo un fine settimana, in mezzo alla natura, con l'acqua. Mi dicono l'acqua, anche qui avete un 2 di spade che è collegato alla luna, tutta la parte emotiva, l'acqua è collegata alle emozioni e quindi è come se avessi bisogno un pochettino di ripulire le emozioni per alleggerirvi. Se parliamo invece, ed è per quello che sento come la voglia di fare qualche cosa di nuovo da parte vostra, proprio perché siete in una situazione drenante. E vi devo dire che se anche se siete autonomi, sento un po' questa stanchezza, come la voglia di fare qualche cosa di nuovo, la voglia di novità, la voglia di espandersi. Può essere che qualcuno abbia dei progetti che stia portando avanti e che non portano più da nessuna parte e che quindi sia il caso di lasciare indietro certe cose per dare il passo a qualche cosa di nuovo e qui si stia un pochettino valutando che cosa sia meglio portare avanti. Se parliamo di disoccupati, ragazzi, mm, mm. Allora, se per caso avete problemi, diciamo così, di salute, intendo già presenti, ho come la sensazione che l'universo vi stia mandando questo stop lavorativo perché possiate prendervi cura di voi stessi, e dei vostri disagi fisici. Mm? Può essere che arrivi una proposta di lavoro, magari non proprio in regola. Non lo so, vedo molta titubanza, nel settore del lavoro, molti dubbi, molti pensieri, paure. Guardate, non perdetevi d'animo quando è così. Cioè, tanto rimanere lì così in quello stato d'animo non porta soluzione, anzi, vi tirate ancora più giù. Fatevi quelli che io chiamo gli agguati. Cioè, sono tipo, mi rendo conto che sono triste, metto della musica allegra, metto qualche cosa per contrastare questo mio stato, per uscire da questa vibrazione. E poi fate. Mandate curriculum, parlate, andate da gente, non lo so, muovete l'energia. Perché poi siete stanchi, ma non è che vi manchi la determinazione, eh? Questo ve lo devo dire. È come se aveste proprio, guardate, la forza, qui ce l'avete, la forza per andare avanti in questo mese. E la forza è sì forza di volontà, ma anche forza morale. Quindi è come se aveste tutte le possibilità per intraprendere questo nuovo cammino, nonostante la stanchezza, l'oppressione che magari qualcuno di voi potrebbe sentire per tematiche legate magari all'ambiente di lavoro, magari legate ai soldi, magari legate a un qualche tipo di non stabilità. Andiamo a parlare dei soldi.
Allora, anche qui ho come un paio di letture, diciamo così. Per qualcuno, ragazzi, a settembre potrebbe chiamarvi la banca, perché magari siete andati in rosso, perché magari c'è da pagare quella cosa o per X motivi. Potrebbe anche semplicemente essere non per qualche debito particolare o non perché, ma perché sia magari arrivato il momento di muovere certi tipi di investimenti, insomma, potrebbe chiamarvi la banca. Ehm, per qualcun altro, ragazzi, ho come la sensazione, poi ovviamente questo non risuona con tutti, ma che potreste essere come richiamati ad aiutare un familiare a livello economico. Ed è per quello che qui avete anche il 6 di pentacoli. Occhio a non dare più di quello che potete dare. E non sentitevi in colpa se non arrivate a dare tutto quello di cui la persona ha bisogno, perché voi fate quello che è nelle vostre possibilità in questo momento di vita. E la carta del 6 di Pentacoli effettivamente parla di dare, parla di generosità, ma si parte da un punto di abbondanza. Qui rappresenta un ricco che dà. Ma se voi non ne avete per voi, e sento che per molte persone possono esserci effettivamente delle difficoltà a livello economico, non date più di quello che potete dare. Se non potete dare a livello magari monetario o a livello di cose tangibili, potete dare il vostro tempo per aiutare gli altri. Sento che comunque sarà, diciamo, un insegnamento per voi, proprio il fatto di gestire scusate, quanto posso dare e quanto invece è meglio tenere per me, sia a livello di energie, sia a livello di tempo, sia a livello di risorse economiche, di idee magari, affetto, sostegno. Tenete presente che prima di salvare gli altri dobbiamo essere in grado di salvare noi stessi, perché se no non riusciamo a salvare gli altri, cioè nel senso se noi non abbiamo energia a sufficienza e continuiamo a darla, non sappiamo come, non abbiamo imparato noi stessi a salvarci, quindi sì, aiutiamo, ma non insegniamo agli altri a salvarsi. E che ognuno è responsabile della sua salute psico-emotiva e fisica. Comunque, al di là di tutto, ragazzi, avete questo asso di pentacoli alla fine della lettura, è un bellissimo inizio. Qui avete la ruota della fortuna, mi pare di qualche cosa di fortunato e anche qui avete il mondo. Sento che c'è un cambio radicale per qualcuno, soprattutto se siete in un posto di lavoro o se state magari, siete anche autonomi, ma siete in un settore che non vi sconquiffera più. Sento che è il periodo ideale per iniziare dei nuovi progetti. O anche lasciarne indietro di altri, magari vecchi. Vi dico, il periodo dell'amore, cioè scusate, il settore dell'amore è quello più benedetto, mentre diciamo per tutto il resto ho come la sensazione che abbiate bisogno di stare per conto vostro, o perlomeno sì, è come sfidarvi, capire fino a che punto potete stare con gli altri, darvi agli altri e invece quello che avete bisogno di tenere per voi. Perché comunque tenete presente che partite da un momento di stanchezza, ok? Andiamo a vedere, soprattutto se non vi siete ancora fatti le ferie. Allora, Osho vi dice controllo e sperimentare. Qui abbiamo un re di spade e un 3 di bastoni. Sì, da un lato è come se vi dicessero di prendere in mano il controllo della situazione, fare dei programmi con la vostra testa, delle regole e di sperimentare quello che vi dicevo un pochettino prima. Sfidarvi più che tutto, imparate a conoscervi. Guardate che cosa è uscito. Osa essere creativa o creativo. Lezione di oggi. Pensa in tutte le idee creative che arrivano dalla tua mente ogni giorno.
quante ne scarti come triviali o improduttive? Triviali non so esattamente che cosa voglia dire, immagino come inutili. E la guarigione? Ah, ok. La guarigione ha bisogno di una creatività poco pratica e semplicemente osata, che osa. L'obiettivo: osserva come rispondi alla tua voce creativa. Sei ricettiva o autocritica? Però io qui, ragazzi, come vi dicevo prima, non sento che siano tanto... Sì, magari sono anche ormai le avete interiorizzate, però il criticarsi, l'autocriticarsi dipende anche da come siamo stati educati, da quanto gli altri ci criticavano, da tutto quello che ci dicevano, perché dopo un po' che sentiamo le stesse cose, cioè tipo per anni, interiorizziamo quella critica, la facciamo diventare nostra e lì entra, e quello è l'ego, no? Il critico interiore. Quindi qui vi invitano proprio ad andare oltre. Sì, c'è bisogno di organizzarsi, ma c'è anche bisogno di prendersi degli spazi. Quello che mi colpisce è che qui avete due carte che tre con questa, che mi parlano come di allontanamento, di prendersi una pausa. Mm? E qui è un po' il ritrovare se stessi per questo nuovo inizio, per dare il passo a questo asso di denari. Tenete presente, ragazzi, che sia l'asso di denari che la ruota della fortuna sono carte che mi possono parlare di vincite al gioco, di denaro che arriva in modo inaspettato, di occasioni che arrivano in modo inaspettato. Potrebbe anche essere, vi dirò, attraverso tipo, se avete figli, parlando con i genitori davanti alla scuola, parlando con i genitori di altri bambini, potrebbero venire fuori argomenti interessanti per questo nuovo progetto, per questo nuovo inizio, per questa nuova fase della vostra vita. Tenete presente che lo sperimentare parla di provare a fare un determinato viaggio. Quando questo non dà i risultati che ci aspettiamo o magari togliamo qualche fardello, visto che qui abbiamo la morte, parla di lasciare indietro qualche cosa, oppure si può magari cambiare strada, limare qualche cosa, cambiare leggermente, si va via via appunto provando e sperimentando. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una piccola donazione. Vi ricordo che per tutto il mese di agosto c'è la promozione attiva su questa lettura, quindi se ne volete sapere di più mi potete contattare via mail. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!